cosa è riuscito a fare in 3 secondi? Perché lui, Yi-Heng Wang, a soli 11 anni è riuscito a battere il record mondiale di cubo di Rubik con un tempo di ben 3.08 secondi e ha battuto il record precedente che era detenuto da Max Park ed era di 3.14 secondi. Insomma, un piccolo ma grande miglioramento, considerando che ha girato il cubo molto più veloce rispetto a Max Park. Infatti, se Max Park girava il cubo con una velocità media di 10.5 mosse al secondo, Yi-Heng girava il cubo con una media di 14.6 mosse al secondo, quindi quasi il 40% più veloce, il che vuol dire che ha fatto molte più mosse ma molto più veloci. E questo record non era affatto inaspettato. Infatti Yi-Heng ha assolutamente dominato la scena dello speedcubing negli ultimi anni, battendo ben 7 volte il record mondiale media che detiene tuttora, dove per media si intende il format che utilizziamo in gara, dove facciamo 5 risoluzioni e poi viene cancellata la più veloce e la più lenta per poi fare la media delle 3 in mezzo. Yi-Heng ha battuto questo record media appunto la prima volta nel marzo 2023 e appunto lo detiene tuttora con un tempo di 4.06 che è bassissimo, insomma quasi sotto i 4 secondi. E infatti tutti noi ci aspettavamo che prima o poi avrebbe battuto anche il record mondiale singolo, gli sarebbe solo bastata una risoluzione un po' più fortunata delle altre, cosa che appunto è successa questa volta. Ma in realtà dietro a questo record mondiale c'è molto più di una semplice risoluzione fortunata e c'è molto più di un semplice bambino prodigio. Infatti nella storia di Yi-Heng Wang c'è tantissimo impegno, tantissimi tentativi e anche tantissimi fallimenti. E penso che si possa tranquillamente dire che la storia di Yi-Heng ha cambiato per sempre il mondo dello speedcubing come lo conosciamo oggi. Ed ecco perché in questo video vi racconterò tutta la storia di Yi-Heng, tutti i suoi fallimenti, tutti i suoi successi e vi spiegherò il motivo per cui vi sto dicendo che la sua storia e il suo personaggio hanno cambiato per sempre la storia dello speedcubing. E alla fine vi spiegherò mossa per mossa come ha fatto questo record e appunto perché il suo modo di risolvere è diverso dagli altri, è innovativo e questo record lo spiega perfettamente. Ma partiamo dall'inizio. Yi-Heng Wang partecipa alla sua prima gara di speedcubing a soli 5 anni. E ottiene una media di 33 secondi che ovviamente non è una media bellissima, ma ricordiamo che aveva soltanto 5 anni. Ovviamente all'epoca nessuno lo conosceva, non era famoso come oggi, ma sappiamo che già all'epoca non solo era seguito dalla madre che lo supportava e lo seguiva e lo segue tuttora a tutte le gare di speedcubing, ma che aveva già un team di coach che lo seguivano e gli insegnavano e lo allenavano appunto già dalla sua prima competizione. E grazie anche a questo team di coach, un anno dopo, quindi a soli 6 anni, dopo solo un anno dalla sua prima gara in cui faceva una media di 33 secondi, si è presentata a una gara e ha risolto il cubo con una media sotto agli 8 secondi. Questo a mio parere dice tanto sull'importanza del coaching ed è anche uno dei motivi per cui vi sto dicendo che la storia di Yi-Heng ha cambiato molto il mondo dello speedcubing come lo vediamo oggi. È diventato molto più famoso, molto più stoganata l'idea di avere un coach e infatti nel mondo sono nati tantissimi corsi online e offline, tantissimi camp sullo speedcubing anche fuori dalla Cina. Ma tornando a Yi-Heng, la vera svolta nella carriera di Yi-Heng è arrivata dopo gli anni del Covid. Infatti, come ovunque nel mondo, durante gli anni del Covid non si poteva gareggiare, non si poteva uscire di casa, ma specialmente in Cina non ci sono state competizioni per 2 anni e non si poteva uscire appunto dal paese per fare competizioni all'estero. Quindi Yi-Heng ha avuto il tempo di allenarsi duramente per questi 2 anni e alla sua prima competizione dopo appunto la pausa del Covid riesce a battere il record asiatico media con una media di 4.91 e riesce ad ottenere un tempo singolo di 3.95 secondi. E nonostante facesse già questi tempi bassissimi aveva ancora parecchi problemi, specialmente a far partire e a stoppare il timer. Ma purtroppo i problemi non finiscono qua, perché solo alla gara successiva, quindi alla sua seconda gara dopo appunto la pausa del Covid, riesce a battere il record mondiale media, quindi il suo primo record mondiale, con una media di 4.75 secondi, che è stato poi invalidato non per colpa sua, ma perché in una delle risoluzioni, in particolare la seconda risoluzione appunto delle 5, il cubo era stato mischiato male e la cosa ancora peggiore era che il cubo era mischiato male di una sola mossa. Se non lo sapete, alle gare di speedcubing ci sono dei software che generano dei cosiddetti scramble, quindi delle sequenze di mosse che bisogna seguire alla lettera, mossa per mossa,
e che poi vengono date appunto agli speedcuber partecipanti per risolvere il cubo partendo tutti dalla stessa posizione. In questo caso di Iheng, una delle 5 risoluzioni era stata mischiata male, quindi il cubo era stato mischiato male di una sola mossa, quindi gliel'hanno invalidata e gli hanno fatto fare una risoluzione sostitutiva che purtroppo non è stata così veloce, quindi il record non è stato più un record perché da 4 secondi di media sono diventati 5 punto qualcosa. Ovviamente Iheng e la madre erano molto arrabbiati per questa storia, però non si sono fatti demoralizzare e alla gara successiva è riuscito finalmente a battere per davvero il record mondiale media con una media ancora più bassa di 4.69 secondi. E da qua è iniziata appunto la sua dominazione totale e infatti nessuno è mai più riuscito a battergli il record fino ad arrivare appunto ad oggi con un record di 4.05 e l'ha battuto prima di arrivare a quello di oggi ben 7 volte. Ma purtroppo tutti questi record, tutta questa fama e questo successo non sono arrivati con pochi drama. Infatti, come al solito, quando qualcuno ha visibilità, ha fama, ci saranno sempre dei commenti negativi, ma in questo caso i commenti, il gossip è stato molto negativo, specialmente nei confronti della madre, che ovviamente è stata accusata di obbligare Iheng ad allenarsi senza sosta, ma non solo, è stata anche accusata di picchiarlo e maltrattarlo. Infatti sono iniziate a circolare tantissimi video di Iheng e la madre alle gare, venivano filmati tutto il tempo, venivano sempre osservati e ogni piccolo gesto veniva interpretato da tutti come la madre di Iheng è violenta, lo maltratta, lo picchia, e ci sono stati tantissimi video, post, testimonianze che circolavano sul web accusando appunto di tutte queste cose la madre di Iheng. Ma tutte queste cose, tutte queste accuse sono culminate nello specifico ai mondiali del 2023, i campionati mondiali di speedcubing, dove purtroppo Iheng è arrivato secondo ma di 1 centesimo, e è arrivato secondo di 1 centesimo perché ha sbagliato l'ultima risoluzione, e ha sbagliato l'ultima risoluzione perché il pubblico ha creato una specie di boato, un casino prima che lui finisse, cosa che non sarebbe dovuta succedere, però questo è successo. Ovviamente è andata come è andata, Iheng era tristissimo e sembra che Iheng fosse triste perché la madre l'avrebbe preso a male parole, perché l'avrebbe accusato di non avere vinto, quando invece la madre si è difesa con un lunghissimo post su un gruppo di speedcubing in cui sosteneva che le persone sono troppo esagerate su questo tema, che non dovrebbero filmarla e osservarla tutto il tempo e che lui è semplicemente un normale bambino che, vi ricordo, all'epoca aveva soltanto 9 anni. Le accuse erano anche rivolte al fatto che Iheng, dopo tutti i suoi record, dopo tutte le sue risoluzioni, solitamente non esulta o comunque guarda la madre e aspetta l'approvazione prima di esultare. La madre risponde a queste accuse dicendo che Iheng guarda sempre, cerca sempre lo sguardo della madre perché lo rilassa e lo fa concentrare molto di più. Ovviamente nessuno di noi può sapere la verità e secondo me non dovremmo giudicare perché appunto nessuno conosce la verità, non sappiamo come sono loro dietro le mura di casa loro, e penso che non spetti a noi giudicare il rapporto fra la madre e Iheng. Ovviamente con il tempo questo dramma è andato un po' a scemare, soprattutto dopo questa storia dei mondiali ne hanno parlato sempre e sempre meno, ma purtroppo il dramma non finisce qui perché c'è stato un altro dramma ancora peggiore, ancora più grosso, che ha fatto parlare tutti nel mondo dello speedcubing. Questa volta è un dramma che riguarda lo speedcubing in sé, proprio le risoluzioni di Iheng, e che ha fatto non solo cambiare proprio il regolamento delle gare di speedcubing, ma che ha fatto pensare a molti di non voler più partecipare alle gare o addirittura di voler eliminare un evento dalle gare di cubo di Rubik, ovvero il cubo 2x2. Infatti parliamo adesso del cubo 2x2, un altro evento in cui Iheng è fortissimo, e infatti Iheng si è fatto notare anche nel cubo 2x2 battendo il record media anche in questo evento ed essendo la prima persona a scendere sotto la barriera del secondo. Infatti Iheng riesce ad ottenere una media di ben 0.92 secondi, che viene però successivamente eguagliata da un altro speedcuber, Zain Kanani, che riesce ad ottenere appunto la stessa identica media di 0.92. Ma non finisce qua, perché Iheng torna più forte di prima con una media di 0.78 secondi, che, considerando che stiamo parlando di tempi sotto al secondo, è un miglioramento veramente gigantesco. Ovviamente questa media sconvolge il mondo dello speedcubing perché è veramente un grosso miglioramento, considerando che qualche mese prima sembrava impossibile scendere sotto al secondo con la media. Quindi i video di questo record diventano virali e tutti quanti iniziano ad analizzare frame per frame
tutto quello che Yi-Heng fa durante queste risoluzioni ed emerge un fatto sconvolgente: Yi-Heng stava barando. Ebbene sì, stava barando perché non faceva partire e non stoppava il timer in modo assolutamente legale. Infatti alle gare di speedcubing c'è un regolamento molto preciso su come bisogna far partire il timer, ovvero bisogna sollevare le mani dal timer senza toccare il cubo, quindi quando noi posizioniamo le mani sul timer non bisogna toccare il cubo in nessun modo, poi bisogna sollevare le mani dal timer e toccare il cubo successivamente. Ovviamente questo processo fa perdere un po' di tempo e qua stiamo parlando di una media di 0,78 secondi. Infatti Yi-Heng ha trovato un modo per far partire il timer in modo più veloce e di evitare questo tempo perso appunto nel prendere sul cubo, e utilizza una tecnica chiamata sliding, che in inglese significa scivolare. Infatti lui fa scivolare le mani sul timer in modo che nel momento in cui il timer parte, quindi il timer parte quando si tolgono le mani dai sensori, e lui invece fa scivolare le mani sul timer, prende il cubo in mano e nel momento in cui lui tocca il cubo il timer parte. Quindi diciamo è una cosa illegale ma allo stesso tempo è una cosa impercettibile all'occhio umano. Infatti dal vivo nessuno se ne è accorto e solo analizzando il video frame per frame tutti se ne sono accorti. Il problema a questo punto è che sì, lui ha barato, ha violato le regole, ma non si può fare niente a riguardo, perché infatti dal 2019 c'è una regola ufficiale delle gare di speedcubing che impedisce di analizzare il video delle risoluzioni frame per frame. Questo per evitare di penalizzare minimi errori che appunto sarebbero impercettibili dal vivo dai giudici durante la gara. Ovviamente questa regola non ha mai causato problemi fino a questo punto, fino al momento in cui lo sliding è diventato famoso. Infatti dopo questo record tantissimi altri speedcuber hanno iniziato ad utilizzare questa tecnica dello sliding, facendo tantissimi nuovi record di 2x2, e ovviamente c'è stata una grandissima rivolta nel mondo dello speedcubing. Alcuni speedcuber addirittura volevano togliere il 2x2 come evento alle gare, sostenendo che fosse diventato inutile e assolutamente ridicolo, perché è impossibile capire se le persone rispettano o no le regole. Quindi a questo punto il board, quindi le persone che hanno potere, che decidono le regole nelle gare di speedcubing, hanno deciso di introdurre una nuova regola e quindi di consentire l'analisi frame per frame dei video, ma soltanto dei video dei record o delle gare molto importanti. Però qual è il problema? Che questo record di Yi-Heng di 0,78 secondi è stato fatto prima dell'introduzione di questa regola e quindi le regole non si possono applicare retroattivamente. Quindi sono stati cancellati alcuni record fatti con lo sliding, ma non in particolare quello di Yi-Heng. E questo ha causato una rivolta ancora più grande nel mondo dello speedcubing, perché infatti se adesso questa tecnica è illegale e questo record è stato fatto prima, è praticamente imbattibile e quindi ormai è assolutamente inutile il 2x2 come evento. E dopo mesi di rivolte e discussioni, finalmente il board, quindi chi prende le decisioni in questo campo, ha preso una decisione, ovvero quella di cancellare questo record di 0,78. Ovviamente qualcuno è stato felice, qualcuno è stato triste, ma il record è stato cancellato. Però tutto è bene quel che finisce bene, perché Yi-Heng successivamente è riuscito a battere nuovamente il record media con una media di 0,86 secondi, questa volta però in modo totalmente legale. E dopo questo enorme dramma non è finita qua, perché c'è stato un altro dramma, un ultimo per fortuna per ora dramma, questa volta riguardante un tempo singolo di 3x3. Infatti Yi-Heng è riuscito a battere il record asiatico di 3x3 con un tempo di 3,27, quindi all'epoca ovviamente non era record mondiale ma era record asiatico, un tempo molto molto basso. Sempre analizzando il video, questi maledetti video, abbiamo notato tutti che Yi-Heng, prima di firmare il tempo, quindi validarlo del tutto, diciamo, per validare il tempo devi firmarlo e il giudice anche deve firmarlo, prima di fare questa firma lui ha toccato il cubo e ha eseguito delle mosse sul cubo. Secondo le regole questo non è permesso, quindi la risoluzione di Yi-Heng è stata squalificata. Ovviamente anche qua tantissime proteste nel mondo dello speedcubing, anch'io non ero per niente d'accordo, perché ok, abbiamo visto che Yi-Heng ha toccato il cubo, ma era evidente dal video che il cubo era totalmente risolto e che il giudice aveva visto che il cubo era risolto, quindi non c'era nessuna ambiguità, il cubo era risolto, cavolo, e quindi l'hanno reintrodotto, il record adesso è valido, il tempo è ancora valido, e per fortuna, perché appunto secondo me non aveva
aveva alcun senso squalificarlo solo perché l'aveva toccato, anche perché l'aveva toccato nella foga del momento senza pensarci. Ma ora basta drama, perché come promesso vi devo spiegare perché la tecnica di E-Hang è così innovativa, perché ha cambiato il mondo dello speedcubing non solo in questi drama, in queste regole, ma anche proprio nel modo di risolvere, nelle tecniche che usa per risolvere. Infatti E-Hang non utilizza tecniche super avanzate come altri speedcuber, per esempio Timon Kolashinsky, uno degli speedcuber più forti al mondo. Appunto, Timon Kolashinsky utilizza tecniche super avanzate come X-Cross, ZBLS, ZBLL, che sono set super avanzati di algoritmi, utilizza altri set avanzati di algoritmi, utilizza tecniche ancora più avanzate come lo pseudo slotting. Insomma, Timon usa delle risoluzioni di pochissime mosse super studiate, super complicate. Io se guardo una sua risoluzione praticamente non ci capisco niente, e ci capisco qualcosa di speedcubing. E-Hang dall'altro lato utilizza una tecnica, un metodo molto semplice, cioè utilizza il metodo SIFOP, che è quello che uso anch'io, che usano quasi tutti, un SIFOP semplice, quindi fa la sua croce su F2L, OLL, PLL, semplice, senza l'aggiunta di nessuna cosa super avanzata, anzi raramente fa le X-Cross, che vuol dire che risolvi la prima coppia F2L nel mentre che fai la croce. Quindi voi vi direte, come fa allora ad essere così veloce se utilizza delle tecniche così semplici e se ci mette più mosse degli altri? La risposta semplice è che gira più velocemente degli altri, ma come fa a girare più velocemente degli altri? Ci sono due spiegazioni principali. La prima è che lui riesce a prevedere tantissime mosse nell'ispezione. Facendo delle risoluzioni più semplici degli altri, lui riesce a prevedere le mosse più degli altri. Sappiamo che lui riesce a prevedere tantissimo nell'ispezione. Prima di partire a girare il cubo riesce a prevedere 2 coppie F2L o addirittura 3, e ci sono anche casi in cui è riuscito a prevedere tutte e 4 le coppie F2L ancora prima di partire. Quindi una cosa allucinante che solo lui o pochi altri al mondo riescono a fare. Questa cosa di prevedere tutte le mosse a cosa serve? Ovviamente serve a non fermarsi mai, quindi lui non fa mai neanche delle micro pause durante le sue risoluzioni, e questo gli permette di girare molto più veloce degli altri. Il secondo motivo per cui è così veloce però è ancora più importante. Infatti E-Hang non solo ha risoluzioni molto semplici, ma sembra che sia sempre fortunato. Infatti sembra che quando analizziamo le sue risoluzioni che abbia sempre dei casi F2L molto semplici. Questa ovviamente non può essere fortuna, non può essere sempre fortunato. Il motivo per cui gli capitano sempre dei casi semplici è che lui riesce a girare il cubo in modo che il resto dei pezzi del cubo si dispongano in modo più semplice. Non so se sono stata chiara, ma diciamo che tutte le volte che lui pianifica la croce e le coppie F2L, sceglie accuratamente le mosse da fare, le coppie da risolvere prima, i pezzi da risolvere prima, in modo che gli altri pezzi si dispongano in modo più semplice da risolvere poi. E questa secondo me è la più grande genialità di E-Hang, che potremo vedere adesso quando vi spiegherò mossa per mossa la ricostruzione del suo record. Passiamo quindi all'analisi della sua risoluzione mossa per mossa e vedrete che conferma tutto quello che vi ho spiegato prima sul tipo di risoluzione che esegue E-Hang. Partiamo da come ha mischiato il cubo, che vedete qua sopra. E-Hang in questo caso fa la croce bianca, che è il primo step appunto per risolvere il cubo con il metodo SIFOP. Quindi per prima cosa bisogna guardare dove sono i pezzi della croce bianca, che sono questo, questo, questo e questo. Prepara il cubo ad essere risolto facendo durante l'ispezione queste rotazioni, ovvero Z', quindi in questo modo, e poi Y', quindi parte in questa posizione. Ovviamente non si può sapere per certo, ma penso che lui abbia previsto almeno le prime 3 coppie F2L, che come vedrete sono veramente molto semplici. Voi direte, il bianco non è sotto ma è di lato, ma vedrete il motivo per cui parte da questa posizione. Per prima cosa fa una U' per posizionare questo pezzo della croce, e nello stesso momento fa anche una D', quindi posiziona sui colori opposti il verde, il blu e l'arancione. A questo punto lui fa un R piccolo, quindi posiziona la croce verso il basso, e poi può posizionare, questo è già in posizione, e quindi può posizionare questo qui, che quindi posiziona. Normalmente noi risolveremo l'ultimo pezzo della croce semplicemente muovendo lo strato D e posizionandolo, ma lui no, perché lui ha pianificato già come risolvere la prima coppia e la sta già risolvendo prima di finire la croce. Quindi cosa fa? Fa, intanto che fa la mossa D per allineare la croce, fa anche una mossa U, quindi fa
di U insieme, e questo perché sta pianificando già questa coppia F12 che sarà qua davanti. Poi mette giù questo pezzo della croce e allinea la croce nel mentre esegue un'altra mossa U, e come vedete tutto questo per posizionare questo pezzo e questo pezzo, quindi la prima coppia F12, già in modo da essere risolte super facilmente, super velocemente. E questo è un caso base, quindi lo andiamo a risolvere, e a questo punto la cosa normale che farebbe una persona normale come me sarebbe risolvere questa coppia che è qua davanti, ma lui no, perché lui ha già visto in ispezione cosa fare e infatti esegue questa coppia qui, che ovviamente da qua non vediamo l'angolo, ma lui sapeva che sarebbe stato qua e infatti velocissimo, senza pause, risolve in modo molto semplice questa coppia F12 qua dietro. A questo punto, senza neanche fermarsi, come vedete qua c'è già un'altra coppia F12 già pronta, quindi lui invece che risolvere normalmente questa coppia direttamente continua a girare 2 volte così e risolve direttamente questa coppia qua davanti. Secondo me queste 3 coppie le aveva già predette in ispezione, proprio perché fa questa doppia mossa L. Secondo me tutto questo l'aveva già predetto. Quest'ultima coppia non possiamo sapere con certezza se l'aveva predetta o no, ma considerando che non fa proprio neanche la minima pausa è possibile che l'avesse già predetta. E come vedete tutte le coppie sono risolte in modo super semplice senza mai ruotare. Quindi l'ultima coppia si trova qua e quindi anche questa la risolviamo senza ruotare. Ma non solo, quando noi risolviamo quest'ultima coppia F12 da dietro, l'OLL, quindi la faccia gialla, è già risolta, quindi ci rimane solo una U-perm, che è un algoritmo molto molto semplice. A questo punto lui esegue un algoritmo particolare che io non conoscevo, l'ho imparato appunto per fare questo video, che è l'algoritmo base ma eseguito con un finger trick un po' particolare. Quindi lui mette il PLL qua in modo da farlo da dietro e fa questo algoritmo, quindi parte normalmente e poi qua fa una R3 in modo da non fare regrip con la mano, quindi da eseguirlo in modo super veloce. A questo punto, cosa che fa anche arrabbiare, infatti come vedete alla fine del record lui era anche un po' arrabbiato, ovviamente era molto felice ma era anche un po' arrabbiato, perché a questo punto gli scivola la mossa U, fa una U, fa un U' e poi continua la risoluzione del cubo. Quindi questo algoritmo finale poteva essere ancora più veloce, infatti in altre risoluzioni lui l'ha fatto ancora più veloce. Quindi lui poteva fare un tempo addirittura sotto ai 3 secondi se non avesse fatto questa mini esitazione, questo piccolo scivolone nella fine dell'ultimo algoritmo. Detto questo, comunque è stato un record veramente pazzesco. Come vedete la sua risoluzione sembra semplicissima ma dietro c'è tantissimo impegno, tantissimo lavoro. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci rivediamo al prossimo video.